Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Rosalinda e oggi in un nuovo video Let's Talk. Oggi voglio andare a parlare dei misteri del Codice da Vinci. Ho letto questo libro ormai davvero tanti anni fa, ma me ne sono davvero appassionata e quindi ho deciso di andare a riprendere quelli che sono i misteri, i diversi misteri di questo libro. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video e adesso direi di cominciare subito. Il Graal e Maria Maddalena. Uno dei punti centrali del romanzo del Codice da Vinci di Dan Brown è appunto il Graal, che viene interpretato come il sangue discendente di Gesù Cristo e Maria Maddalena. Appunto vediamo che nel Codice da Vinci di Dan Brown i principali misteri legati al Graal, al Santo Graal, includono appunto la sua presunta identità come il sangue discendente di Gesù Cristo o lo stesso Graal come un contenitore di conoscenza segreta. Dal punto di vista storico, però, il mito del Graal ha radici in leggende medievali che lo collegano alla ricerca della vera esistenza di Gesù Cristo nel Medioevo. Appunto, queste leggende poi si sono evolute nel corso dei secoli, nel corso degli anni, fino poi ad arrivare a noi e influenzando così opere letterarie come appunto il romanzo di Dan Brown. Mistero numero 2. I simboli nascosti. Chi ha letto il Codice da Vinci avrà di sicuro notato le diverse allegorie e i diversi simboli nascosti in questo libro, in questo romanzo. Ne abbiamo diversi, come appunto il pentagramma, la proporzione aurea, l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Adesso ne andremo ad analizzare alcuni, partendo appunto dal Santo Graal, dal Graal. Il Graal simboleggia la ricerca della conoscenza divina e la discendenza di Cristo, con diverse interpretazioni nel corso della storia. Dopodiché abbiamo il Pentacolo. Il pentacolo è un simbolo pagano che rappresenta l'equilibrio degli elementi e spesso è associato a credenze esoteriche e mistiche. La chiave di Salomone. La chiave di Salomone è un antico simbolo di potere e protezione ed è spesso associato alla magia e all'occulto. Dopodiché abbiamo il simbolo del divino rapporto tra maschile e femminile, presente nelle d'arte e nell'architettura, e va così a mostrarci l'equilibrio, rappresenta l'equilibrio tra le due polarità opposte, Simbolo del Santo Graal stesso. In molte culture il Graal viene rappresentato come la ricerca della verità spirituale o della conoscenza segreta, spesso associata alla vita di Gesù Cristo e alla Sacra Sindone. Abbiamo i numeri o le opere d'arte. Numeri e opere d'arte presenti nel libro possono essere interpretati in modi simbolici come ad esempio la presenza ricorrente del numero 13, che ha significati esoterici in molte tradizioni. Questi comunque sono soltanto alcuni dei simboli che troviamo nella grandissima opera del Codice da Vinci di Dan Brown. Ma continuiamo e andiamo avanti con gli altri misteri. Mistero numero 3. La società segreta. Il romanzo presenta una società segreta chiamata appunto il Priorato di Sion. Il Priorato di Sion sta lì a proteggere il segreto del Graal. Nel Codice da Vinci il Priorato di Sion è una società segreta che protegge la discendenza, il segreto millenario sulla discendenza di Gesù Cristo. Tuttavia molte delle affermazioni che sono state dette e scritte insomma in questo romanzo, in questo libro, sono state poi successivamente contestate
dalla comunità accademica e storica. L'origine del priorato di Sion, come descritta nel romanzo, è stata dimostrata essere una creazione del tutto letteraria. È stato suggerito che il priorato di Sion sia stato inventato nel XX secolo da un certo Pierre Plantard e da altri, come una parte di una serie di falsificazioni e manipolazioni storiche. Quindi, mentre il priorato di Sion è un elemento chiave del romanzo del Codice da Vinci, non esiste in realtà come una società reale, con le caratteristiche che sono state descritte nel libro. È piuttosto un costrutto letterario utilizzato per scopi del tutto narrativi. Codice di Leonardo. Leonardo da Vinci è famoso per i suoi disegni enigmatici e per i suoi codici criptici. Qui di seguito ne tratteremo alcuni, come per esempio la scrittura speculare. Infatti Leonardo molto spesso scriveva da destra a sinistra, utilizzando uno specchio per rendere difficile la lettura delle sue note. Questo rende necessario l'uso di uno specchio per poterle decifrare. I disegni tecnici. I suoi disegni tecnici, come quelli nei suoi famosi codici, spesso includono dettagli intricati e annotazioni incomprensibili a prima vista che richiedono un'analisi più attenta per poterli decifrare. Simboli e allegorie. Leonardo includeva simboli e allegorie nei suoi dipinti, come ad esempio nella Gioconda, il famosissimo sorriso della Gioconda, il suo famosissimo sorriso enigmatico, che è stato oggetto di diverse interpretazioni nel corso dei secoli. Codici matematici e scientifici. Leonardo era noto per i suoi studi matematici e scientifici avanzati, che molto spesso venivano codificati nei suoi appunti e nei suoi disegni. Progetti incompresi. Alcuni dei disegni e dei progetti di Leonardo da Vinci sono ancora tutt'oggi oggetto di discussione e dibattito, e molti di loro sono ancora del tutto incompresi, si pensi che appunto nascondono dei messaggi nascosti o informazioni non ancora comprese appieno. In generale, l'approccio di Leonardo ai codici e ai disegni enigmatici rifletteva appieno la sua mente poliedrica e curiosa, spingendo così gli studiosi a cercare significati nascosti e interpretazioni più profonde nei suoi lavori. Il Codice da Vinci continua ancora tutt'oggi ad affascinare i lettori che lo leggono, ma quanto di quello che leggiamo è pura finzione, pura fantasia, e quanto invece è realtà e quindi verità storica? Forse, proprio come il romanzo ci insegna, la verità giace nel mezzo tra la realtà e la finzione. E niente ragazzi, questo era tutto per il mio video di oggi. Per quanto riguarda i misteri del Codice da Vinci, di sicuro ce ne sono ancora tanti altri, ma se volete posso fare una seconda parte. E niente, io vi mando un grosso bacio, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi è piaciuto il video e se è stato interessante per voi. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!